Franz Lear è l'autore probabilmente più famoso d'operetta. Vi chiederete, ma perché questo comincia con Franz Lear quando poi ci deve parlare del Pipistrello di Strauss? Perché il maestro Lear, alla domanda che cos'è l'operetta, rispose una cosa molto semplice ma che fa capire subito di cosa si tratta. Disse, l'operetta è uno spettacolo formato dal 33% di musica, dal 33% di prosa, dal 33% di danza. E gli chiesero, maestro, ma l'1%? Ma tesoro, sono gli applausi, perché sono fondamentali in operetta. E allora noi partiamo appunto da questa definizione di Lear per parlare invece di Johann Strauss, autore appunto del Pipistrello, anche questa operetta molto famosa, credo che forse nel mondo è rappresentata leggermente meno della Vedova Allegra, ma è rappresentata molto, e soprattutto durante le feste natalizie, il Capodanno, perché la storia si svolge proprio a Capodanno. È la sera dell'ultimo dell'anno e c'è questa festa dove succede veramente di tutto. Adesso non vi voglio raccontare tutta la trama per non togliervi niente del piacere della visione, anche perché poi voglio dire, le operette alla fine sembrano molto complicate, ma credetemi, finiscono sempre bene. Vivono sempre tutti felici e contenti. E anche noi siamo partiti dalla fine per pensare a questa cosa, al felici e contenti. Siamo all'ultimo dell'anno? Sì. A una cosa, Strauss per la prima volta mise in scena un'operetta contemporanea, prendendo in giro un poco la borghesia dell'epoca. Noi non vogliamo prendere in giro nessuno, ma saremo qui, ai giorni nostri ancora, a raccontarci che le mogli possono tradire i mariti, ma anche viceversa succede. Ma poi, cosa volete, è stato solo un bacio, vissero sempre tutti felici e contenti, allora facciamo una festa. E la mia idea è stata proprio quella di fare una festa, di togliere la quarta parete, il pubblico e il palcoscenico sono uniti in questa grande festa, con l'orchestra sul palcoscenico che aiuta insieme. L'ho fatta anche partecipare, sono riuscito, almeno credo e spero, di farli addirittura parlare, che non è facile, credetemi, non è facile far parlare l'orchestra. E noi ci divertiamo quando facciamo questa cosa, chiaramente ci divertiamo, ma è stato un lavoro lungo, laborioso, scientifico se volete, che ci ha portato a quella che sarà la rappresentazione che io spero che tutti voi vedrete e vi divertirete. E cosa vi auguro? Vi auguro un buon anno? No, vi auguro di vedere questo spettacolo perché vi divertirete. Nel 1873 c'era stata una grande crisi a Vienna, una crisi economica che aveva portato a svuotare tutti i teatri, quindi al Teatro di Vienna si era pensato di proporre un soggetto divertente che potesse essere popolare e portare più pubblico possibile. Fu affidato il compito a Strauss, in quanto era famoso a Vienna per la musica da ballo che tutti conoscevano e poi perché si era sicuri che sarebbe stato un prodotto brillante, comico, e Strauss lavorò a questa operetta in un poco più di un mese e completò la partitura con grande entusiasmo. E comprende tanti valzer, polche che poi lui rielaborò individualmente e quindi poi divennero note in tutte le sale da ballo. Ora conosciamo tutti i valzer più famosi del Pipistrello, non sapendo che sono inseriti in questa operetta, ma perché li conosciamo dalle strumentazioni che lui ha fatto in seguito e che sono diventate note per i famosi concerti di Capodanno a Vienna. La musica è decisamente brillante, a differenza delle altre operette manca il momento melodrammatico, quindi manca totalmente la parte romantica, tutta una serie di tradimenti, inganni, come l'opera buffa del Settecento dal punto di vista drammatico, e la musica rispecchia questo carattere, quindi non c'è mai un momento cantabile, è sempre un insieme di scherzi, di lazzi. Quando si pensa che sia un momento più disteso interviene il momento comico, il momento brillante, sempre tutto sì, l'ideale per un veglione di Capodanno in cui si svolge questa parte. Dal punto di vista musicale la parte è piuttosto impegnativa per tutti quanti, appunto per la velocità, per il cambio
di colori improvvisi, ma è molto frenetico, è molto interessante, anche divertente da suonare, però richiede grandissimo impegno strumentale. Differisce dall'opera a cui siamo abituati noi, soprattutto in Italia, per il fatto che mancano i luoghi comuni dell'opera italiana, quindi del momento romantico, del momento delicato, è tutto molto compresso, sembra quasi, diciamo, come l'opera potrebbe essere un lungo film di 3 ore o 4 ore, così l'operetta è tipo una serie televisiva, ci sono piccoli spezzoni di momenti che si radunano, diciamo è più fruibile dal punto di vista musicale, e anche le reazioni che ebbero all'epoca i contemporanei furono singolari, perché alcuni amarono quest'opera per la freschezza, altri invece la giudicarono un fallimento, una schifezza, perché strizzava un po' l'occhio alla sala da ballo, cosa che non era mai avvenuta in teatro fino ad allora. Grandi compositori hanno inserito balletti dentro le opere, Rossini fu costretto quando portò le opere a Parigi, Verdi ha inserito spesso dei balletti, ma sono dei momenti precisi all'interno dell'opera. Invece in questa operetta il balletto, diciamo, ha il sopravvento, ma è un balletto che non è concepito per il ballo. I cantanti cantano sopra quello che poi è diventata musica da ballo, polche, valzer, marce, tutto quello che conosciamo di famoso dei concerti di Capodanno è inserito lì, e sopra i cantanti cantano su quei temi. In questa versione, vabbè, questa è più una scelta di regia, diciamo, ovviamente all'epoca di Strauss l'orchestra stava in buca. È interessante che la regia fa stare noi dell'orchestra come parte integrante della scena, e lo trovo molto carino, perché svolgendosi tutto in un veglione di Capodanno noi possiamo essere tipo l'orchestra che accompagna la serata danzante, ecco. Così, e quindi ci si riferisce a quella cosa del ballo, per cui il ballo, il valzer, la polka hanno il sopravvento. Noi siamo l'orchestra che aiuta gli invitati alla serata di ballo a ballare. Opera streaming in the heart of opera.